Buongiorno e ben ritrovati a questo terzo appuntamento. Gli altri due abbiamo parlato di lievito naturale, abbiamo parlato di panettone. Oggi dedicheremo questo momento webinar appunto alla lavorazione e alla ricettazione di quello che è un pandoro. Un prodotto che nasce dall'intuizione di Domenico Menegatti più di 100 anni fa e che ha certe caratteristiche che oggi a volte forse si tende a snaturare. Quindi vedremo da un punto di vista tecnico come bilanciare e come realizzare un ottimo pandoro, che è sicuramente un prodotto che non ha nulla da invidiare al panettone. Buona visione quindi a questa terza puntata e soprattutto non dimenticate di scrivere, di fare commenti o di fare domande per qualsiasi dubbio avete. Sarà data una risposta nel quarto e ultimo appuntamento. Bene, Luca, allungami due pandori così, eccoli qua. Mettendoci questi qui abbiamo già capito di cosa andiamo a parlare. Togliamoci il nostro cappellino che quando non lavoriamo, viste le mie dimensioni, danno un po' di fastidio. Prendiamoci la sedia pro vecchiaia e andiamo a parlare del pandoro. Innanzitutto spiegando brevemente l'origine di questo prodotto, è giusto sapere la propria storia per sapere dove si va, diceva uno. Il pandoro nasce per un'intuizione di Domenico Menegatti e inizialmente questo prodotto era un prodotto fatto a 5 impasti e 4 rinfreschi, con 2 innesti di lievito di birra. Questa particolarità nella realizzazione di questo prodotto conferiva al pandoro quella che ancora oggi è la sua caratteristica predominante, ossia una levatura molto regolare, molto fitta, molto omogenea, determinata appunto dall'innesto di lievito di birra. Per cui quando parliamo di pandoro, senza voler andare a ritroso nel tempo, quindi continuare a fare una produzione a 5 impasti, sicuramente per avere quello che è una struttura quanto più simile al pandoro originale parliamo di un prodotto a 3 impasti. È per antonomasia nel veronese, ma sta prendendo sempre più piedi in parecchie parti d'Italia, il dolce delle feste di Natale, ed è un prodotto che sicuramente possiamo dire antagonismo del panettone, anche se non ha le caratteristiche del panettone. Sono due prodotti diametralmente opposti e due prodotti che hanno caratteristiche completamente diverse. Questo un pochettino la intro per parlare del pandoro. Sicuramente il pandoro è un prodotto che richiede maggior attenzione, maggior come posso dire, attenzione appunto alla realizzazione, perché è più soggetto a eventuali errori. Uno dei motivi per cui è sicuramente più soggetto a eventuali errori è il fatto che è a 3 impasti. E voi direte perché il fatto che a 3 impasti può essere più soggetto a eventuali errori? Perché il pandoro, per la grande quantità di zucchero e burro presente in ricetta, necessita di una gestione delle acidità molto contenuta. Vuol dire che quella che è l'acidità che per il panettone potrebbe anche essere poco influente o comunque un'acidità veramente di scarso valore, per il pandoro potrebbe essere un'acidità che dà fastidio. Perché? Perché l'acidità che da un impasto si porta in un secondo e dal secondo si porta in un terzo cresce in maniera esponenziale, per cui se abbiamo un eccesso di produzione di acidità in un primo impasto, questo automaticamente si porta in maniera esponenziale aumentando nell'ultimo impasto. Questo è uno dei motivi per cui a volte all'immissione della emulsione all'interno dell'impasto c'è il crollo totale della struttura, qualcosa che ben difficilmente è rimediabile. Per cui facendo questa intro abbiamo già detto praticamente qual è uno dei cose principali da guardare per la gestione del pandoro. Quindi un lievito gestito e lavorato
per il panettone non può, o perlomeno a rischio, è a forte rischio implosione del pandoro stesso, essere usato per la produzione del pandoro. Questo vuol dire che si dovrebbe usare un lievito un pochino stanco, vuol dire che magari l'ultimo rinfresco serale prima del giorno di produzione dovrebbe essere fatto con una percentuale di farina abbastanza importante, 1 a 3 se non 1 a 4, a seconda della temperatura dove il lievito stazionerà e dove per il tempo in cui stazionerà. Per cui se noi facciamo un rinfresco alle 7 di sera, lo mettiamo a 16 gradi e facciamo un rinfresco 1 a 3, siamo sicuri, o perlomeno abbastanza sicuri, che alla mattina alle 7 il nostro lievito difficilmente avrà raddoppiato, e questo può andare bene. Se invece ci rendessimo conto che ha avuto un eccesso di lievitazione e quindi è andato oltre al raddoppio, allora forse faremo bene a prendere in considerazione di produrre un altro giorno, o di prestare particolarmente attenzione se gioco forte dobbiamo produrre quel giorno stesso. Le cose da tenere in considerazione in un processo di produzione di pandoro sono 2-3 importanti. Fatto questo, non dico che sia facile, perché ripeto, il pandoro è assolutamente il dolce uno dei più complicati da realizzare, però diventa un pochettino meno difficile. Allora andiamo per gradi. Prendiamo per esempio la gestione dei bilanciamenti. Già di suo, se andiamo a prendere la tabella o il decreto ministeriale che determina i principi con cui come posso dire, bilancio o i bilanciamenti con cui valutare se rientrano o meno nel decreto ministeriale, valutano in una percentuale non inferiore al 20% di residuo secco, come abbiamo visto nella puntata precedente, sul residuo secco totale dell'impasto. Per cui già questo ci fa capire che come minimo rispetto al panettone deve avere un 4% in più di zucchero. Quindi io faccio sempre questo esempio: se io in una sala da pranzo ho 10 sedie e 12 invitati, gioco forza, 2 tendono a stare fuori e tendono a litigarsi con altri 2 per mettersi seduto. Se io un impasto fatto 100, nel pandoro ho aumento di quantità di burro, aumento di quantità di zucchero, aumento di quantità di uova, gioco forza, quello che viene a calare è la farina, e di qui nasce anche la grossa difficoltà nel fare il pandoro. Quindi primo aspetto da prendere in considerazione: qualità della farina, una farina che abbia un buon glutine, un glutine che sopporti anche lunghe lavorazioni e lunghi stress in macchina. Tenete conto che 3 impasti, di cui l'ultimo che dura quasi 45 minuti con una quantità di zucchero e burro importante, non è una cosa da poco, e quindi scelta questa qui, è importante ora capire quale altro ingrediente fa la differenza. La differenza la fanno le uova. Perché le uova? Perché il pandoro, a differenza del panettone, non potrà mai essere messo a testa in giù. Per cui se anche lo volessi fare esclusivamente usando tuorli, pur essendo fatto con un'ottima farina e in un impasto che aiuta alla tenuta del prodotto finito, con i tuorli il pandoro imploderebbe. Perché? Perché il pandoro trova nelle proteine dell'albume la capacità gelatinizzante legante che contribuisce insieme alla maglia glutinica alla struttura del pandoro stesso. E per capire quanto questo sia importante, io ho fatto nei miei test di lavorazione sul pandoro diverse prove con uova al 16, al 17, 18 e 19 e 20%. E vi posso garantire che il limite spartiacque, come si suol dire, è il 19%, ossia con una quantità di uova inferiore al 19% si ha una probabilità di implosione del prodotto a cottura avvenuta o di problemi di tenuta dell'impasto molto superiori
mentre con una quantità di uova superiore al 19%, da un punto di vista strutturale di tenuta dell'impasto si può stare pressoché tranquilli. Per cui la quantità di uova è uno di quegli elementi importanti da tenere in considerazione. Considerazione anche il fatto che l'uovo è preferibile sia fresco, visto che stiamo parlando di tenuta di quello che può essere l'apporto proteico dell'albume. Tenete conto che un uovo pastorizzato ha una denaturazione dell'albume più accentuata rispetto a un uovo fresco. Quindi il mio consiglio sempre è quello di fare il pandoro possibilmente con uova fresche. Il secondo aspetto da tenere in considerazione è l'elevata quantità e conseguentemente carico di zuccheri che porta il pandoro. Il pandoro viaggia con una percentuale di zuccheri che va fra il 18 e il 22%. Questo è anche uno dei motivi per cui con delle quantità così forti di zucchero c'è bisogno di un innesto di lievito di birra. Nella puntata precedente avevamo parlato e visto di come la pressione osmotica nei confronti della cellula del lievito può condizionare il processo di fermentazione. Allora voi tenete conto, un impasto che si diluisce su 3 impasti, se fosse fatto solo a lievito naturale, con quantità di zucchero fra il 18 e il 22%, vi posso garantire per test fatti che il terzo impasto in stampo avrebbe dei tempi veramente biblici. Io non dico che non svilupperebbe, io dico semplicemente che i tempi in cui questo impasto arriva ad andare in forno, e sapete che quando i tempi si allungano, per quanto buona possa essere una farina un pochettino in crisi comincia ad andare, cominciamo a parlare di tempi superiori alle 24 ore per andare in cottura. Questo è il motivo per cui, a conoscenza o meno, Domenico Melegatti, quando ha inventato il pandoro, ha fatto dei piccoli innesti di lievito di birra. Quando parliamo di piccoli innesti di lievito di birra non stiamo parlando di quantità importanti che possono influenzare negativamente la conservabilità di un prodotto. Parliamo di quantità di lievito di birra che, rapportate all'intero impasto, viaggiano fra uno 0,3 e uno 0,4% su chilo di prodotto finito. Perché dico 0,3 e 0,4? Perché se stiamo attorno a una percentuale 0,3-0,4 su prodotto finito, ci ritroviamo un prodotto che, se ben gestito nel lievito, nella pasta madre, se ben incordato e con l'impiego di una buona qualità del burro, sicuramente ci porta ad avere un prodotto che può avere anche una buona shelf life e una buona durata. Durata che si può aumentare se abbiamo voglia di dedicare un po' di tempo al nostro pandoro. Ci troviamo che abbiamo dovuto mettere un po' più di lievito di birra o non eravamo sicuri del nostro lievito, per cui vogliamo stare un pochettino più tranquilli su quello che è la durata del nostro pandoro. Un'operazione molto semplice da fare è quello, una volta che l'abbiamo portato attorno ai 50 gradi, 45 gradi, noi possiamo togliere il nostro pandoro dallo stampo, a quel punto non imploderà più, metterlo su delle griglie e o spruzzarlo con il compressore o spruzzarlo con gli spruzzini da giardiniere, o se non abbiamo né l'uno né l'altro, con un pennello andarlo a impermeabilizzarlo, andare a spruzzarlo o impermeabilizzare il nostro pandoro con del burro di cacao fuso. Questo in fase di cristallizzazione creerà una sorta di impermeabilizzazione che tratterà maggiormente l'umidità all'interno del prodotto e farà sì che il prodotto invecchi con un pochettino più di lentezza. Quindi normalmente un pandoro fatto bene e impermeabilizzato con burro di cacao tendenzialmente ha una shelf life di circa 30 giorni.
Per quanto riguarda invece burro di cacao e burro nell'emulsione, è importante mettere piccole quantità di burro in ogni singolo impasto e la quantità più grossa di burro nell'emulsione finale. Questi sono un pochettino quelli che sono i piccoli accorgimenti che possiamo avere per realizzare un buon pandoro. Parlavamo inizialmente di come il pandoro nasca a 5 impasti e oggi si sia evoluto in 3. Ci sono differenze fra l'uno e l'altro? Sicuramente differenze ce ne sono, questo è un dato di fatto. Poi, come in tutte le cose, sta sempre a noi cercare di trovarsi in questo piuttosto che in quell'altro modus operandi. Allora, sicuramente un impasto, un pandoro a 5 impasti, è un pandoro che richiede molto più attenzione, con una gestione delle acidità veramente maniacale, perché se cresce in maniera esponenziale in un impasto 3, in un impasto 5 lo cresce ancora di più. Questo è il motivo per cui io nei miei impasti ho adottato questa regola qui. Quando io faccio l'impasto del panettone al mattino, del pandoro, l'ultimo rinfresco, quello che faccio al mattino, con cui poi da di lì parto per fare il primo impasto, non vado mai oltre 1,8. Quindi vuol dire che il mio lievito deve fare rispetto al punto di partenza uno 0,8 di partenza in più. Tenete conto che 2 è il limite del raddoppio, dire che il mio lievito fa 1,8 vuol dire che sta sotto al raddoppio. Da un punto di vista pratico vuol dire che io metto 1,110 kg di pasta in una caraffa da 2 litri e questo deve raggiungere il limite. La cosa importante che fa una grossa differenza è come facciamo lavorare il primo impasto, che normalmente deve raggiungere maturazione in circa 2 ore e mezzo se è un impasto bianco o in 3 ore e mezzo se è un impasto giallo. La maturazione per un primo impasto sta a 1,4 di volume totale, quindi vuol dire che per raggiungere 1 litro in una caraffa io devo partire da 714 grammi di pasta, quindi veramente una quantità che se applicata al panettone farebbe ridere, perché andrebbe a rallentare tantissimo la fermentazione. Qui invece ci troviamo che se questi aumenti di volume non sono, come posso dire, tenuti conto, non se ne tiene conto, ci troviamo nei seri guai a fine impasto nella introduzione dell'emulsione. Per cui sia che noi facciamo a 3 impasti, sia che noi facciamo a 5 impasti, tutti gli impasti dove non è presente il lievito di birra, e mi riferisco al primo nel caso di un 3 impasti, al primo e al terzo nel caso di un 5 impasti, non devono andare oltre l'1,4 di volume totale. Diverso invece nel momento in cui noi andiamo a fare degli innesti di lievito di birra. Se facciamo un 3 impasti, il lievito di birra viene messo normalmente nel secondo impasto. Alcuni hanno l'abitudine di fare una bighetta, il problema è che la bighetta la facevo anch'io, fatto un'ora prima, ha un vantaggio molto poco tangibile. Una biga fatta 24 ore prima ho il rischio che mi possa far aumentare avere un eccesso di acidità. Per cui questo è il motivo per cui ho deciso che l'innesto di lievito di birra lo faccio direttamente nell'impasto. Per cui quando faccio il secondo impasto io metto questa piccola percentuale di lievito di birra, però a quel punto lì la mia fermentazione deve essere innanzitutto a temperature più basse per non scatenare la capacità fermentativa dei Saccharomyces, quindi normalmente io viaggio fra i 20 e i 22 gradi, e deve essere un pochettino più ampia rispetto al primo impasto o a un impasto senza lievito di birra. Perché? Perché con il lievito di birra, se mantenessimo il rapporto di 1:4, avremo una lievitazione molto limitata. Quindi 1,4 per un impasto senza lievito di birra, 1,7 per un impasto con lievito di birra. A quel punto, fatto il terzo impasto, è importante anche la sequenza degli ingredienti, tenendo conto che la maggior parte dello zucchero è presente nell'ultimo impasto, per cui se andassimo giù
in maniera troppo violenta con lo zucchero creeremo uno shock osmotico al nostro impasto, per cui è sempre meglio metterlo, dividerlo in due parti e metterle in due momenti distinti, così come sarebbe opportuno utilizzare uno zucchero a grana molto più piccola, granulometria più piccola rispetto a quella che è la granulometria tradizionale, in modo da poter avere un assorbimento molto più veloce e avere un impatto sulla maglia glutinica meno violento. Un zucchero a granulometria più grossa tende a creare un attrito con le pareti della impastatrice, potenzialmente può creare problemi alla struttura della maglia. Queste sono in linea di massima quelle che sono le peculiarità di un pandoro. Se prestiamo attenzione a queste e abbiamo una buona conoscenza di come impastare, anche il pandoro diventerà un prodotto che riusciamo a gestire abbastanza bene. Discorso emulsione. L'emulsione purtroppo è uno di quegli elementi caratterizzanti per il pandoro e ahimè per molti diventa un caratterizzante poco incisivo, perché comunque sia un'emulsione fatta senza le giuste quantità aromatizzanti è un'emulsione che apporterà veramente molto poco al nostro prodotto, e questo è uno dei motivi per cui ancora oggi molti tendono a paragonare il pandoro industriale con quello che è il pandoro artigianale. Per avere un gusto, non dico che si avvicina a quello industriale perché è brutto, noi dobbiamo avere una nostra identità e l'artigiano deve fare questo, però sicuramente poter utilizzare del buon rum in percentuale dell'1,5 sul totale impasto e una buona quantità di vaniglia, parliamo di uno 0,15 circa, 0,16 sull'impasto, quindi vuol dire un grammo e mezzo per chilo di impasto, ci permette di dare una buona connotazione aromatica al nostro pandoro. Come per il panettone, anche l'emulsione del pandoro può essere fatta in anticipo per essere poi mantenuta in maturazione a una temperatura magari di 14-16 gradi. A questo punto vediamo un pandoro, e questo è sempre un momento da una parte bello perché quando lo fai non sai mai come lo trovi dentro, emozionante però anche a rischio perché magari rischi di far brutta figura, ma anche il bello della diretta. Luca, mi passi un coltello a sega per favore? Grazie. Beh, direi che come struttura è abbastanza regolare. Come morbidezza? Beh, torno anche su. E io non ho delle mani. Quindi come potete vedere, possiamo vedere l'aspetto anche della fioccatura c'è. Profumo non lo potete annusare, io sì. Beh, direi che questo è un buon pandoro a lavoratura regolare. Questa piccola cosa è dovuta al fatto che forse non ho forato per bene il fondo del pandoro, quindi una piccola bollettina d'aria, per cui io vi posso garantire che è buono. Bene Luca, abbiamo visto il pandoro, adesso ti do questo, se mi dai un panettone andiamo a aprirne anche uno. Tieni. Prendiamo una forma istituzionale.
Come potete vedere, a parte dove è presente l'uvetta, dove è presente la frutta candita, l'alveolatura è abbastanza regolare e omogenea. Il profumo è ottimo e quindi io vi volevo nuovamente ringraziare per chi è stato presente a questi incontri sul lievito naturale. È un mondo sicuramente in continua crescita. Vi ricordo che ci sarà una quarta puntata completamente dedicata a domande, confronti, commenti, quindi sentitevi liberi di partecipare, vi aspetto veramente numerosi a questo. Nel far questo vi ringrazio del tempo e della fiducia che ci avete dedicato e vi saluto tutti quanti. Ciao a tutti.